Buongiorno ragazzi! Buongiorno, si fa per dire. Abbiamo messo i cappellini di lana, ebbene sì. E l'artiglieria pesante, Artiglieria giubbottoni, pesante. perché stamani è molto freddo. È arrivato, maledetto sto freddo. Lo sapete quanto odio il freddo, è arrivato. Stamani segnava meno 1, 2, 3, 4, 5, meno 5 gradi alle 7 di mattina. Non oso pensare verso le 6 cosa ci potesse essere. Siamo andati un bel po' sotto zero, sì, sì. Ma anche ora, per fortuna, c'è un sole bellissimo. Infatti siamo felici di passeggiare con il sole, ancora non ha scaldato molto l'aria. E poi siamo proprio qui vicino al fiume, quindi un po' l'umidità, insomma è un po' in questo punto un po' freschino. C'è un po' di aria fredda più che freschino, ecco. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma non abbiamo detto dove siamo. Giusto, vi abbiamo dato il buongiorno da questa perla. Ci siamo arrivati ieri sera sul tardi e oggi facciamo il tour di Sighishoara. Che è una delle città medievali più belle, più conservate in tutta Europa. Esatto, dice essere conservata appunto molto bene. È interessante a tal punto che si è scomodato anche l'UNESCO, perché l'ha dichiarata ovviamente patrimonio e l'ha inserita nelle sue liste. Quindi come facevamo a saltare questa meravigliosa tappa? L'UNESCO è uscita nonostante il freddo. Dice sempre UNESCO, invece è uscita. Mi butto nel fiume, guarda, non ce la posso fare la mattina, questa la tagliamo. Ma serve per scaldare l'atmosfera, dai. Sì, ma via, ragazzi, aiutati. Vabbè, iniziamo il tour, forse è la cosa migliore da fare. Vuoi fare un tuffetto? Vedo delle piattaforme di ghiaccio che si muovono sul fiume. Ma davvero? No. Ah. È troppo movimentata l'acqua, non può congelare a questo punto. Però se fosse stata ferma un po' di ghiaccio l'avrebbe fatto. Mannaggia. Ci conforta appunto questo cielo limpido. Sì. Però quando il cielo è così limpido le temperature sono ancora più rigide. Quando è nuvoloso invece si sta meglio come temperature. Questa particolarità. E io mi metto anche i guanti. E i guantini siano. Con Charlie bisogna dire che abbiamo dormito in un posto abbastanza centrale, praticamente 500 metri siamo già nel centro della cittadina e percorriamo le prime vie tutte acciottolate che passano dentro queste case super colorate. Bello, un bel impatto, poi col sole siamo sempre lì. Percorriamo adesso questa piccola scalinata che ci porta dritti alla torre dell'orologio. Costruita nel XIV secolo, pensate, fungeva da cancello principale per l'ingresso alla cittadella, che ora andiamo a scoprire. Siamo arrivati in questa terrazza panoramica piena di fiori. Meno male ragazzi che c'è il sole, perché sennò oggi non si sfangava. No. Da qui possiamo ammirare la torre dell'orologio. C'è anche il meccanismo con le marionette.
siamo proprio sotto a questa fantastica torre dell'orologio che è un po' il simbolo della città. Pensate, era anche il municipio fino all'anno 1556. Purtroppo un brutto incendio nell'anno 1676 ne ha distrutto il tetto e parte insomma delle sommità. Per fortuna, grazie alla maestria di 3 carpentieri bravissimi che vennero addirittura dalla zona di Salisburgo, riuscirono a ricostruirlo, diciamo così, più fedelmente possibile rispetto a com'era, e grazie a loro riusciamo a vederlo ancora oggi. Il meccanismo dell'orologio e delle marionette a fianco non abbiamo trovato informazioni, ma l'orologio è fermo, quindi deduciamo che probabilmente il meccanismo non funzioni. I lavori che sentite sono di manutenzione, ci sono gli operai con le impalcature e stanno restaurando probabilmente l'altra facciata dalla parte di là. Questo ci fa molto piacere perché insomma è un bellissimo patrimonio da preservare e è veramente il simbolo di Sigishoara. La parte medievale storica di Sigishoara, che degna di essere visitata, ovviamente è tutta racchiusa in gran parte su questa collina dove ci troviamo. Dietro di noi abbiamo la City Hall, quindi il municipio, e di fronte a noi abbiamo tutto il panorama sulla cittadina. Da qui vediamo anche il nostro Charlie, che è lì al sole che si crogiola e si sciolgono i ghiacci. Proprio dietro alla cattedrale ortodossa. Eccolo là, il nostro mitico Charlie, si sta riposando al sole. E qui vediamo il fiume che attraversa tutta Sigishoara con il ponte pedonale che abbiamo prima attraversato. Il nome del fiume, ragazzi, aiuto, è impronunciabile, almeno per noi, quindi ve lo scriviamo qua sotto. Abbiate pietà. Passeggiando siamo passati sotto a questa statua, ragazzi. Ma chi è Vlad Tepes? Non è altro che Vlad l'Impalatore. Ve lo ricordate, il famoso conte Vlad? Non ha bisogno di presentazioni. E la statua è qui a Sigishoara perché il conte Vlad è nato proprio qua. E subito dopo la chiesa bianca che avete visto, che è praticamente dove c'è la statua di Vlad, girato all'angolo abbiamo trovato la sua casa di origine, dove è nato nel 1431. E dove visse per pochi anni, qui, proprio qui dietro. Ora, ci hanno fatto un ristorante al primo piano, quindi... Magari potete mangiare la carne al sangue qui dentro. Ecco, non lo volevo dire però. Insomma. Oppure gli spiedini impalati. Si sta già affrontando l'argomento cibo, Io non ci volevo arrivare, volevo evitare, però volevo darvi una notizia così almeno chi viene qua lo trova meglio, perché c'è l'insegna del ristorante fuori. Ma sapevo che come pronunciavo la parola ristorante scivolavamo lì. Abbiamo provato a chiedere all'interno, ma le stanze dove ha vissuto Vlad sono chiuse alle visite, è aperto solo il ristorante, però sono appena le 10 di mattina, ecco, quindi appunto, l'ha detto lui. Anche il ristorante diciamo che non è proprio a pieno regime. Sì.
queste stradine interne si trovano tantissimi edifici storici con targhe sopra. Siamo andati a tradurre la targa di questo che ci incuriosiva, e qui è nato Michael von Melas, che era un comandante dell'esercito austriaco che vinse la battaglia di Marengo in Italia contro Napoleone Bonaparte nel 1800. Come vedete non abbiamo solamente chiese ortodosse, ma abbiamo anche delle chiese cattoliche, come in questo caso con la chiesa di San Joseph. Ma di questa torre ne vogliamo parlare. C'è una scala di legno che pare sia accessibile. Ora vediamo se si può salire. Vedete, è completamente accessibile, perlomeno dall'esterno, perché abbiamo letto che la torre è chiusa. Questa è una vecchia torre d'avvistamento, presumibilmente, da cui si poteva controllare tutti i dintorni della collina. Si può salire sulla scala, ma poi la torre di per sé è chiusa. No visit. Ora poi il sole inizia anche a scaldare un pochino, Sì, vero? ma Diciamo di sì. ancora Dai. tutto sto caldo io non lo sento. Qui siamo passati davanti a un hotel, ci sono tantissimi hotel, ma hanno delle stanze incredibili. Allora ragazzi, finora abbiamo scherzato, ma ora facciamo sul serio. Siamo di fronte a un bivio. A un bivio. Però qui abbiamo bisogno del vostro supporto. Una separazione, non lo so. Dovete intanto mettere un sacco di like perché ci serve il vostro aiuto, questo sicuro. E già mi sto sentendo male vedendo. se non state guardando il video in premiere, ma lo state guardando in differita, scrivete tanti commenti di supporto. Perché stiamo per decidere se fare o non fare una cosa. La vogliamo fare? La vogliamo fare? È impegnativa, È impegnativa. Più che altro perché è freddo e io ho le gambe congelate. Più che altro non si vede la fine. Non si vede la fine. Ora noi guardiamo qui, ora ve la facciamo vedere anche a voi. O meglio, usciamo o no dal tunnel? Usciamo o no dal tunnel, ma non è un semplice tunnel. Non è un semplice tunnel. Sappiate che c'è un tunnel davanti a noi. E non è in pianura, ma in salita. Avete mai fatto un tunnel in salita a piedi? E sottolineo a piedi? Sotto zero, perché vabbè, ora forse un grado c'è. Forse un grado è salita. Però più che un grado ci sono 172 gradini da salire. È lì che mi preoccupa la cosa. E questi gradini dove ci portano? Ci portano in cima a una collina, la collina ancora più alta, dove svetta una chiesa e dove, dietro la quale poi c'è un cimitero tedesco, il famoso cimitero sassone, giusto? Esatto, quindi le carte, le mappe, il web dicono che è bella, che merita fare questa salita. Ma noi abbiamo già il fiatone. Il fiatone, perché già la strada per arrivare qui all'inizio del tunnel è in salita. In più abbiamo le gambe congelate, siamo rattrappiti dal freddo, quindi stiamo valutando se farla o meno. Magari può essere un modo per sciogliere le gambe. Prendiamola così, in positivo, perché vanno prese in positivo, però so 172 scalini. Io però ve lo dico, dopo questa scala cosa ci meritiamo? Un like almeno. No, un pranzo, un lauto pranzo bello ricco. Lui era andato già sul sodo. Ma no, ma da parte loro almeno un like, no, ragazzi, vabbè. di tutti, perché questo sì, è veramente un impegno con questo freddo. Sicuramente, come si dice, in fondo al tunnel c'è sempre la luce, sì, e quindi noi siamo tipi che vogliamo vedere la luce. Comunque, pensando che questa scala è stata costruita nel 1642, più che altro anche la copertura, perché ora ve la facciamo vedere, bando alle ciance. Dai, decidiamo per fare l'arrampicata. Ci giriamo, ecco la scala alle nostre spalle. Via. È un tunnel coperto, una scala coperta. Non so se si vedrà molto perché è veramente buia, e tra l'altro forse mi devo togliere anche gli occhiali da sole perché è veramente al buio, non è illuminata.
E sale, 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 come la canzone sale, sale, non fa male. Non lo so se fa male, ve lo dico dopo. Andiamo però. Let's go. E su con i like, su con i like. Io non parlo più, e per me è cosa grave non stare zitta. Però è veramente affascinante. Poi c'è tutta questa luce filtrante tra queste assi di legno. Raggio, dai, abbiamo già superato la metà. Siamo usciti dal tunnel. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stata tosta. Tosta, però merita. È bello questo. Quella lì la chiesa. Qui ci sono un paio di scuole, ci sono delle scuole rumene e abbiamo questa chiesa che svetta su tutta la collina. Questo è un liceo. Avevamo letto 172 scalini, qui la targa riporta 176, 4 scalini in più e dici che sono 4 like in più. 4 like in più. E se questa cosa non vi bastasse, guardate il panorama. Noi eravamo parcheggiati con Charlie giù dove c'è il fiume. Piano terra. Quindi capite bene l'altezza e il dislivello che abbiamo percorso, perché poi non sono solo questi sì. scalini, ma ci sono anche quelli Sì, che fatti abbiamo per arrivare fatti all'inizio. È un duro lavoro. Qualcuno lo deve pur fare. Ora andiamo a vedere il cimitero che si sviluppa sulla parte posteriore della collina, il cimitero germanico. Le campane suonano mezzogiorno. Ancora è presto, dai. Proseguiamo. Alla fine i ragazzi non ho potuto resistere. Uno spuntino prima di pranzo ci vuole. Certo. Abbiamo preso un langos. Sì, un langos che è un piatto tipico da cibo da strada tipico. Abbiamo preso quello semplice perché poi lo potete prendere ripieno Col formaggio sopra. col formaggio, con la cioccolata, con la frutta. Questo invece è la base, è tipo una schiaccia. È fritta però, mi sa. È fritto con ovviamente è tipo una focaccia. Sì. Una frittella, diciamo, una frittella molto buona. Buona.
Ora passiamo sotto la torre dell'orologio che è proprio sopra di noi. Oddio, ci sono tutte queste stradine acciottolate, Il rischio scivolata. anche un po' scivolose, eh. Mi immagino quando piove, quando c'è il ghiaccio. Ci sono le pietre consumate, quindi Sì. bisogna stare attenti. E torniamo giù a valle. Carino, anche qui. Qui c'era un passaggio, che questa è la strada principale, questo sarebbe il marciapiede. Stiamo riavvicinando a Charlie, prima proviamo a entrare dentro la chiesa ortodossa e vediamo il suo interno. Abbiamo visto delle persone entrare, quindi Aperta. segno che è aperta. Ciao Charlie. Come va? Siamo tornati dentro Charlie, ora facciamo il pranzo. Abbiamo controllato le batterie con questo sole che sta sbrinando Charlie e ricaricando il tutto. E anche noi. E anche noi. Siamo pensati al 94%, quindi impianto top. E ora ci facciamo due belle fette di pane crogiato condite in ogni modo, pomodori, Abbiamo tutto quello anche che ci abbiamo. l'insalata tedesca, quella di patate, del noto marchio tedesco supermercato, che è... No, vabbè, qui ce ne sono No, questo due è o di tre. quell'altro, eh. Qui ce ne sono 2 o 3 di noti marchi tedeschi. Questa l'abbiamo presa a Kaufland. 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 Io il tedesco poco. Sì, e quindi ieri l'ho assaggiata, è buona. Mangiamo un po' di queste cose così perché potremmo farci una pasta, farci un pranzo un pochino più sostanzioso, però perdiamo tempo e visto che è freddo la mattina e la sera vogliamo, come vi abbiamo più volte detto, vogliamo usare queste ore di sole per vedere più cose possibili, quindi facciamo un pranzetto un po' veloce e poi ripartiamo. PS, Fede ha usato la parola crociato che noi usiamo in Toscana, anzi proprio nella nostra Maremma, e significa bruschettare il pane per renderlo croccante. Ve lo traduco perché magari qualcuno di voi non sa cosa significhi. Significa che si mangia roba buona, lo garantisco. Quello, sì, quello sempre, Quello noi, sempre, ci vedi sempre. noi a mangiare roba poco buona, poverini patiti, sciupati, cioè... Ragazzi, ecco che la decisione di uscire da Shigishohara in questo momento non è stata felice, perché sono usciti tutti da scuola e dal lavoro e siamo imbottigliati nel traffico. Quindi con calma e pazienza ci avviamo verso la prossima tappa. Siamo appena entrati a Targu Mureş, giusto? Targu Mureş. Dovrebbe pronunciarsi così. Dovrebbe pronunciarsi così. È una città piuttosto grande, e c'ha una bella periferia movimentata con tanti negozi, centri commerciali. Vediamo di affacciarci verso il centro perché noi arriviamo sempre nelle ore belle congestionate, impegnate dal traffico e quindi insomma non siamo proprio snelli e veloci nel traffico noi, quindi un attimino cerchiamo un posto dove fermarci e poi sicuramente, visto che è pomeriggio
metà pomeriggio, insomma cerchiamo un posto per la notte e l'idea è di dormire qua a Targu Mureș. Anche perché ci abbiamo un po' da lavorare dopo. Ci abbiamo da lavorare perché sennò poi non vedrete i prossimi video, quindi so che qualcuno di voi le vorrà vedere, speriamo che siate sempre tanti. E ci dobbiamo fare la doccia, abbiamo già acceso il boiler dell'acqua calda, così quando arriviamo è già tutto pronto. Con la batteria al 100%. Capito. Grazie al nostro DC. Dobbiamo andare Dritto. a diritto, quindi il semaforo rosso. Ogni tanto passano delle persone vestite con abiti tradizionali. E questa signora qui. Poi questa signora qui. Giro sightseeing by Ciarlino in Targu Mureș. Non me l'aspettavo così grande questa città. Pensavo fosse più un paesino. Invece è una metropoli. Quindi è grande. Ancora 2 chilometri e raggiungiamo il parcheggio che abbiamo individuato su Park4Night. È un po' defilato, ovviamente, un po' fuori dal centro, quindi praticamente lo stiamo attraversando il centro e è per quello che stiamo beccando tutto il traffico. Ma non è nemmeno tanto lontano dal centro. Sono 2 chilometri. Siamo di nuovo a tavola, ragazzi. No, di nuovo, vabbè. Di nuovo, come tutte le sere, anche come fate anche voi a casa, no? È l'ora di cena, quindi ce lo meritiamo. Anche perché abbiamo lavorato fino adesso, come vi dicevamo, computer, e poi ci siamo fatti doccia, capelli, insomma abbiamo dato una sistemata a Charlie. E ora ci è presa fame. Quindi ci mangiamo un buon piatto di polpette con i pisellini e la buono, birra. Prima assaggerei. Sì, no, è sicuramente buono. E la birra della Romania, la Ursus. Ne stiamo provando tante in questi giorni. L'altro giorno, tipo qualche giorno fa, abbiamo provato la Bergen Beer, in precedenza la Ciucas. Perché sorprendentemente la Romania ha tanti tipi di birre diverse. Pensavamo solo un paio, invece ne stiamo scoprendo, diciamo, anche minori. Quelle un pochino più blasonate sono la Timisoreana, la Ciucas e aiutami, anche la Ursus. E la Ursus, queste tre, però già ne abbiamo scovate altri marchi, quindi faremo un assaggio per capire quale ci piace di più. Grazie di essere stati con noi come sempre fino alla fine del video, vi mandiamo un super abbraccio, un bacione e mi raccomando, puntuali per il prossimo video. Sì, ma qualcuno si potrà chiedere qual è il prossimo video, quando è? Perché in effetti ci siamo resi conto che ci sono delle persone nuove sul canale, giusto? Esatto. E non sanno quando escono i nostri video in Premiere. Perché dovete sapere che tutti i video escono il lunedì e il venerdì alle 21 ore italiane in Premiere, il che significa che se volete potete chattare con noi in tempo reale. Se invece guardate i video in differita, in un altro giorno con un altro orario, ovviamente non c'è più la chat, ma potete scrivere tutti i vostri commenti, mettere mi piace, che sono sempre graditi. Grazie, noi cerchiamo di rispondere, come avete visto, un po' a tutti, un saluto a tutti, e quindi ci fa piacere. Per gli abbonati invece i video escono in anteprima, quindi via via che li montiamo e sono pronti per essere caricati su YouTube, quando troviamo ovviamente internet, li carichiamo e li mettiamo disponibili in anteprima per gli abbonati, che li possono vedere senza la pubblicità. Poi quando arriva il momento della premiere, della messa in onda
quella normale, allora a quel punto diventano disponibili per tutti quanti. Ma le polpette si freddano e quindi vi salutiamo. E Fede freme. Vi salutiamo e ci vediamo con il prossimo video. Grazie a tutti amici, condividete i nostri video così Su con i cresciamo. Likeissimi. Ciao! Un abbraccio ciao. dai toscanacci, ciao!